proviamo ad accendere un estrattore di parole casuali dal vocabolario. Vediamo se estrae qualcosa di sensato. Quindi proviamo a vedere se qualche cosa di interessante o credibile salta fuori. Perfetto, ho acceso. E adesso quando rileva una minima variazione, estrae una parola a caso e ce la dice e rimane in memoria. C'è qualcuno qui che ci vuole dire qualcosa? Fantasma. Ciao amici, benvenuti al solito video del dopo ispezione. Oggi Lara non è qui con me, ma insomma grazie a lei e anche al mio ascolto ho preparato questo bigliettino che non è così ricco, anche se quelle poche cose insomma registrate e rilevate hanno secondo me un certo interesse, insomma, diciamo così. Allora, prima di parlare di quello che abbiamo registrato, che abbiamo visto, che abbiamo ascoltato, volevo ringraziare Cristian Alpini del Museo dell'Impossibile e la stessa Ilaria che ci ha accompagnato in questa ispezione che avete appena visto lunedì e in altre due che vedrete nei prossimi giorni. Ecco, è stata una meravigliosa avventura iniziata con l'incontro di Elf e Sauro, che sono appunto i nostri segnalini che abbiamo incontrato in quel di Lucca, nella città splendida di Lucca, e poi proseguita appunto con Cristian stesso e la stessa Ilaria. Allora, come prima analisi ragazzi posso dirvi questo: la Chiesa senza Dio, così è stata ribattezzata da chi ci ha preceduto, è una chiesa molto particolare, se non altro per quelli che sono i dipinti che sono appunto che occupano parte di quell'edificio. Ahimè è purtroppo quasi completamente distrutto. Ciò che ci ha inquietato di più ragazzi è stata la parte abitativa, permettetemi di chiamarla così, anche se nutriamo forti dubbi che lo fosse, perché sembrava più essere un oratorio o cose di questo tipo, perché c'erano i Lego, c'erano alcuni giochini di bambini, telefoni giocattoli, insomma tutto faceva pensare che lì ci fosse una sorta di oratorio o similare. Però a quel punto ci ha inquietato, si aveva sempre la sensazione, sia in casa, chiamiamola casa, io poi o oratorio, chiamiamola come si vuole, o in chiesa, di essere in qualche modo non osservati, ma che succedesse qualcosa da un momento all'altro, cosa peraltro che non è mai avvenuta. Siamo stati tranquilli, è stata un'ispezione assolutamente tranquilla, ma per questo non priva di interesse. Allora, di base ragazzi dico che non è successo assolutamente niente, quindi non sono qua a raccontarvi balle, ma comunque qualcosina abbiamo registrato. Allora, parto dalle cose che avete sentito il lunedì, quindi nel video scorso. Per non riproporle, perché sarebbero le medesime, lascio ovviamente il link in descrizione affinché possiate risalire al video ed eventualmente risentirle. Allora, la prima cosa che ho registrato e che secondo me è stata la registrazione più valida che abbiamo potuto appunto registrare, scusate la ripetizione, sono quei 3 passi, che dapprima è stato un passo e poi 2, uno dietro l'altro. Come dicevo nello score, ho scritto una cosa sovraimpressione, non era Cristian, non era Ilaria, sono arrivati dopo loro, ma in quel momento loro erano in chiesa e noi eravamo in questa sorta di costruzione abitativa, io e Lara, per cui mai e poi mai si sarebbero potuti sentire così forte. Non escludiamo assolutamente di essere stati noi, ne dubito, perché non era così lontano per essere Christian, ma non era neanche così vicino per essere stati o io o Lara. Quindi qui ci mettiamo un fortissimo punto di domanda, anche se non diamo assolutamente nulla per certo. Questo è il primo che, ripeto, potete sentire nel video scorso. Il secondo, sempre da risentire nel video scorso, è il sospiro. Quando Lara mi chiede hai sentito, dico no, nel senso potrei essere io, ma ovviamente non posso ricordarmi se in quel momento ho respirato. Però vista la situazione, visto il montaggio del video, dubito di essere stato io. Quindi io lo tengo per buono, potete risentirlo appunto nel link che vi metto qui sotto,
e questo è quello che ha registrato la mia videocamera. Poi si passa a ciò che abbiamo invece riscontrato diciamo con i nostri mezzi, ecco. Sicuramente uno strano boato, ecco, Lara l'ha chiamato il rumore di una caldaia, come se si mettesse in funzione una caldaia, uno scaldabagno, insomma. Abbiamo dubitato che potesse essere un rumore anomalo, perché comunque Christian stesso ci ha come dire, avvisato che poco lontano da lì c'era un passaggio di un treno che ogni tanto passava, e quindi questi famosi rumori che si sentivano, così come li abbiamo sentiti anche proprio all'inizio, potevano scaturire da questi treni che passavano di tanto in tanto, nonostante l'orario molto tardo. Però insomma i treni merci viaggiano tutta notte, quindi può darsi che sia stato anche un treno. Però ecco, la cosa che ci fa un pochino dubitare è che il treno l'abbiamo sentito tante volte, l'abbiamo anche, come dire, in qualche modo avvertito sulla nostra pelle, l'abbiamo captato e ci eravamo quasi abituati al passaggio del treno, ma quel boato, o chiamiamolo accensione caldaia giusto per capirci tra di noi, è strano, perché si sente proprio come se si accendesse, quindi la fiamma che parte e poi proseguire per poi scemare. È strano, è stranissimo, potrebbe essere il treno, ragazzi, quindi anche qui grossissimo punto di domanda, però noi lo registriamo perché tanto male non fa. Altra cosa particolare, la termica. La termica, ragazzi, ha scattato alcune foto, Lara, alcune molto gialle e senza motivo, perché comunque lei puntava la termocamera, scusate, verso i muri della chiesa, e considerate che se non c'erano 0 gradi poco ci manca, secondo me ce n'erano anche meno, tant'è che sia io che Ilaria, ma tutti noi, abbiamo appunto avvertito questo freddo incredibile che arrivava addirittura a folate. In un certo qual modo prima si stava abbastanza bene, poi di colpo arrivava questo gelo tremendo e poi basta, insomma c'era un gelo costante, insomma d'altronde era una nottata e faceva freddo. E quindi insomma rimane strano pensare che la termica, se punta su un muro a distanza di ore dal tramonto, possa riscontrare così tanto calore, però non lo escludiamo, perché in determinate pareti era gialla la foto, in determinate altre no, quindi non ce la sentiamo di dare la colpa a delle entità, anche se farebbe pensare a questo. Vi metterò in sovraimpressione una delle foto che vi presenteremo con una scritta accanto, perché quella, rivedendola anche oggi, mi ha lasciato un po' perplesso, perché al di là della macchia, che tra l'altro era stata registrata tra uno stipite e il confessionale o giù di lì, insomma, e sembra quasi raffigurare una silhouette. Ecco, questa cosa mi ha particolarmente in qualche modo fatto sorgere più di una domanda. Ve la segnalo, le altre ve le mando in sequenza, però quella avrà una scritta in sovraimpressione affinché possiate distinguerla dalle altre. Ecco, questa è stata la stranezza della termocamera. E altra cosa particolare, ragazzi, che io non trascurerei affatto, perché il mio telefono lo conosco molto bene, è quando abbiamo fatto una pausa sigaretta, le classiche nostre pause sigaretta, e io ho detto vabbè, devo fare la copertina del video, quindi mi metto a scattare alcune foto, che tra l'altro la copertina è proprio quella del Gesù Cristo di Nazareth, e per poter appunto tenermela un po' per me e un po' per la copertina stessa. Ebbene, quando avevo deciso di fare la foto, il mio telefono non andava più, o meglio andava, le funzioni erano assolutamente attive, ma quando cliccavo sulla videocamera non vedevo tutto nero, non si accendeva, quindi ho dovuto rispegnere il telefono, riaccenderlo e poi va bene, si è aperta tranquillamente come sempre fa. Però è strano, perché non l'ha mai fatto. Io questo telefono ce l'ho da 2 anni e non mi ha mai causato questo tipo di problema. Altra cosa particolarissima è questo estrattore vocale di parole dette a caso. Premetto che sia noi che Cristian Alpini crediamo molto poco a questo tipo di ricerca mediante mezzi esterni che non siano appunto i classici, chiamiamoli classici, utensili da Ghost Hunter.
ci crediamo molto poco, però abbiamo voluto fare una prova, un po' anche per capire se effettivamente sono stronzate, scusatemi per il francesismo, o se invece possono scaturire per caso o non per caso un fondo di verità. Ebbene, avete visto, ragazzi, abbiamo acceso, abbiamo detto se c'era qualcuno, ha detto fantasmi, poi la cosa dell'occhio che ci guardava, insomma abbiamo riscontrato almeno per 5-6 minuti delle risposte coerenti, poi mai più, tant'è che Christian ha fatto anche la battuta, ha detto così non andiamo più d'accordo, ecco. Però questa è stata una particolarità che noi come SH, ma lo stesso Christian come Museo dell'Impossibile, quando fa le sue notti impossibili, ecco, difficilmente utilizza questi escamotage. Noi non lo facciamo, lui molto poco o quasi niente, quindi insomma, però abbiamo voluto provare e vuole il caso, vuole la fatalità, ma in quel momento lì hanno funzionato. Questo non vuol dire niente, assolutamente niente, potrebbe essere per l'ennesima volta una combinazione, però insomma quando le combinazioni si sommano uno poi le domande se le fa. Detto questo, ragazzi, come avete visto è stata un'analisi abbastanza stringata, ma è inutile, come ripeto, raccontarvi stupidate, ecco, per non dire qualcos'altro, e quindi tenetevi per buona questa, insomma. Poi ovviamente il video di Christian avrà la sua parte da capire, da osservare, insomma, da valutare, e quindi potete vedere il nostro video, la nostra ispezione sotto un altro punto di vista. Rimane il fatto che Christian è pazzo perché ci ha lasciato lì, cioè è stato lì da solo e ci ha mandato a casa da soli, però vabbè, da Christian ci si può aspettare questo e altro, quindi onestamente quando me l'ha detto sono rimasto sorpreso, l'avete visto, ma poi neanche tanto, perché veramente se andate a vedere il suo canale fa delle cose pazzesche. Mi viene in mente quando si chiuse dentro una grotta e dormì in sola compagnia di un pipistrello, insomma fa delle cose veramente da coraggioso, che più coraggioso non si può e che io non farei neanche sotto tortura o mediante cachet, ecco. Per cui insomma Christian ormai è così, è straordinario, è un personaggio incredibile, ecco, e appunto perché finisco di parlare di Christian, lo ringrazio ancora, gli SH lo ringraziano, così come ringraziamo Ilaria. È stata un'avventura incredibile che ci porteremo, come fu nel Palodina, dentro il cuore. Detto questo, grazie della visione di questo video e soprattutto dell'ispezione, e poi vi ricordo che i prossimi giorni vedrete altre ispezioni con Christian Alpini e Ilaria. Ciao a tutti. Ragazzi, chiedo venia, ma la cosa più importante l'avevo scordata. Mamma mia, guai a me se mi risuccede un'altra volta, perché è veramente la cosa più importante. Allora, se l'avete notato, e qualcuno mi sa che l'avrà notato perché siete persone attentissime, sui saluti finali dell'ispezione, appunto messe in onda lunedì, mentre parliamo e salutiamo voi dall'altra parte dello schermo, appare un flash, scatta un flash come se qualcuno ci avesse scattato una fotografia, ma noi non ci accorgiamo, tant'è che nessuno fa una piega, andiamo avanti a parlare, nessuno alza gli occhi, nessuno li abbassa, nessuno se li tappa perché dà fastidio, proprio andiamo avanti così come se niente fosse. Il problema è che eravamo solo noi quattro, c'era Ilaria, c'era Christian, c'ero io e c'era Lara, quindi nessuno di noi ha scattato una foto. E la macchina fotografica di Christian era già posizionata dall'altra parte della chiesa, perché a lui serviva per fare la notturna e quindi star lì di notte, e quindi nessuno di noi ha scattato una foto. La mia macchina era l'unica macchina che riprendeva in quel momento ed era rivolta ovviamente verso di noi, perché si stava appunto parlando e salutandovi. Quindi questa cosa non ce la spieghiamo. A posteriori ho mandato il video a Christian, lui ha detto: Corrado, potrebbe essere un lampo, quindi un lampo meteorologico, però mi sembra impossibile. Anche lui è stato tentato di escludere la cosa, perché c'era una nottata assolutamente limpida, stellata e con una luna grande così, insomma, quindi tant'è che io l'ho anche ripresa, mi sembra, quando eravamo in ispezione. Quindi niente e nessuno
nessuno poteva dare adito ad un temporale, poi tuoni non ne sono sentiti, non ha piovuto, c'era una stellata meravigliosa, però la cosa è veramente strana. Allora, quello che dico io, che come dice spesso Christian, la versione romanzata, potrebbe essere invece poco romanzata, nel senso che dando per certo che nessuno di noi si è autoscattato una foto, mi viene da pensare che qualcuno passeggiasse da quelle parti, abbia sentito qualcosa o qualcuno, nella fattispecie noi, e ci abbia fotografati. Ora, spero vivamente di no, anche perché, come avete visto, quella zona allora era frequentata da persone poco raccomandabili, vedi il primo delitto del mostro di Firenze, però insomma siamo tutti vivi vegeti e quindi tenderei ad escludere persone pericolose, però può essere che ci siano state persone curiose, questo noi non lo possiamo escludere. Quello che diamo quasi per certo è che è un flash fotografico. Fateci caso, ragazzi, sulla mia parola chiesa scatta un flash, è proprio un flash fotografico, altro non saprei dire. Parlare di anomalia mi sembra azzardato, però nessuno, come diciamo sempre, ha le risposte in tasca. Di sicuro è un flash, di sicuro è un flash, non si sa derivato da cosa e da chi, ma è un flash. Detto questo, mi scuso per questa dimenticanza, alle mie parole seguirà questo breve clip che vi rimettiamo in onda, perché questo sì che ne vale la pena farlo rivedere, dopodiché partirà il Tascam con la registrazione di quel famoso EVP che ha tutta l'aria di essere l'accensione di una caldaia, dopodiché la termica e poi si conclude questa analisi. Mi scuso ancora con voi per questa dimenticanza imperdonabile. Alla prossima, ciao! Adesso le sensazioni, come dicevamo all'inizio, sono state bruttine quando siamo entrati, forse perché il posto è davvero fatiscente, poi è comunque una chiesa, lascia sempre un semplicemente